Ma buongiorno a tutti! Eccoci qua di nuovo in viaggio con il nostro Charlie. Abbiamo lasciato il parcheggio in Edimburgo, in periferia diciamo così, molto comodo per visitarla. Ci troviamo al porto di Queensferry e dietro c'è questo mostro rosso che ha una valenza storica non indifferente, tanto è che è stato dichiarato Patrimonio dell'UNESCO. E si è scomodato di nuovo il signor UNESCO. Ed è in tutte le cartoline di Edimburgo. Chi non conosce questo famosissimo ponte, che è un ponte ferroviario? Esatto, ma vediamo se ha studiato come si chiama. È il ponte di Fort Bridge. Ha studiato! Ponte ferroviario della fine del 1800. Tra l'altro stanno passando treni in su e in giù. E non è il solo ponte, perché accanto ce ne sono ben altri due, uno strallato e uno sospeso. E li vediamo qua dietro. Ora facciamo una passeggiata così ve li facciamo vedere meglio. Questo è un viewpoint molto comodo e facile da raggiungere, basta parcheggiare il proprio mezzo nel supermercato qui vicino. 2 minuti a piedi si arriva qua, vedete anche il porto, il porticciolo turistico con tutte le barche in secca perché c'è la bassa marea. Guardate quanti metri è sceso il mare. E dal lato opposto vediamo i restanti 2 ponti che sono autostradali. Molto particolare il ponte ferroviario, non solo per la sua forma e per il colore, ma anche per la sua struttura in acciaio, che è tenuta insieme da miliardi e miliardi di rivetti. Bisogna fare molta attenzione perché non c'è il parapetto, a volare di sotto è un attimo. Ci troviamo alla fine del molo che si affaccia proprio sul ponte famoso e si vede, mi è toccato mettere la felpa perché c'è un'area qui sul fiume, un vento gelido. E il ponte però è incantevole, è molto affascinante, è un'opera ingegneristica veramente assurda. Pensate che è alto 100 metri, è composto da questi 3 blocchi di acciaio rosso tenuti insieme da milioni e milioni di rivetti, è alto 100 metri per una lunghezza di 2,5 km e lo attraversano circa 200 treni al giorno, quindi è bello sollecitato. Ha una struttura ovviamente molto particolare, tale da essere dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Un'altra curiosità, sotto al ponte dietro vediamo questa piccola isoletta con dei resti di un castello che è stato fatto costruire da re Giacomo IV, ebbe molteplici utilizzi, fu utilizzato anche come prigione e successivamente come luogo di esilio per i malati di peste. Ormai l'avete capito, la nostra passione, soprattutto mia, per i ponti, per queste superstrutture è incredibile. Abbiamo visto i ponti più pazzeschi di tutta Europa. Andate a vedere i nostri video, siamo stati a Lisbona, siamo stati a Istanbul, siamo stati a vedere il ponte di Patrasso. Trovate nelle nostre playlist tutti i video con anche quelli dedicati ai ponti. Anche qui troviamo le tipiche cabine telefoniche londinesi tipo, però ovviamente non ci sono più telefoni, ma come in questa troviamo i defibrillatori. Ottimo uso! Sti ponti quanto mi piacciono! Ta-da! Eccoci in spiaggia! Trasportati magicamente. Ci siamo fermati in un parcheggio in questo luogo molto particolare perché siamo alle porte di un parco nazionale. Sapete, in Scozia ce ne sono molti, si chiama Fife Park e siamo nel paesino di è un nome strano, difficile. Aberdore. Aberdore.
Io non ce la faccio con i nomi, ragazzi, è difficile. Poi abbiamo appena mangiato, quindi c'ho ancora lo stomaco pieno. È rimasto agganciato alla tavola ancora. Perché Poi siamo mi fa queste domande a trabocchetto. Ma perché studiamo insieme e poi lui ha la memoria del cardellino, si scorda Peccino, però è bravo, dai, lui c'ha altre cose da pensare, lui guida, parcheggia. E infatti abbiamo trovato questo parcheggio, si può stare tutto il giorno per 2 pound, quindi 2 sterline, e quindi abbiamo lasciato Charlie tranquillo e beato all'ombra, ma tanto all'ombra non serve stare, perché abbiamo visto un cartello qui che ha messo il bagnino di questa bella spiaggia, che sono 19 gradi oggi, perché si è alzato questo vento freddo. Ma c'è anche la temperatura dell'acqua. Qui la gente fa anche il bagno, 12 gradi l'acqua. Quindi già questo, almeno avete un dato di riferimento. Io non ce la posso fare, cioè non la faccio nemmeno a 30 gradi, figurati a 12, poi quando uno esce 19. Oggi rispetto a ieri c'è questo vento che è fresco, però siamo su una bellissima spiaggia, come vi dicevo, che è la, vediamo? La Silver Sand. Silver Sand. Bravo, qualcosa del genere. Questa se la ricorda, ovvero la spiaggia argentata, una delle più famose della zona. È piena di turisti, è piena di gente, chi fa il fuoco, chi si sdraia, chi fa il bagno, ci sono i SUP nell'acqua, insomma è bella vivace, anche perché oggi è sabato e ovviamente tante famiglie sono libere dal lavoro e quindi vengono tutti al mare. Come vedete è pieno di camper, qui si può stare fino a 2 giorni con il camper, 5 sterline a notte per dormire, mentre il parcheggio giornaliero è gratuito. Che poi 19 gradi con l'ombra, ma con il sole si sta veramente bene. Sì, però sarebbe tutto, metti la felpa, togli la felpa, rimetti la felpa, ritoglila, tira su le maniche, ritira, cioè qui ragazzi dovete venire con l'armadio, togliere e mettere le cose più pesanti, le cose più leggere. E vestirvi a strati. A strati, è vero, è vero. Com'è che si dice quando uno si veste a strati? A cipolla. A cipolla. Siamo arrivati al faro, ma il faro è un po' una delusione. Non è che sia molto bello da vedersi. E qui attenzione, abbiamo anche i lamponi, sono un po' piccolini, però sono squisiti. Guarda qua. Wow. Questo no. Te ne rubo uno. Vai, vai. Qui c'è un altro faro, ora facciamo questa scala che ci porta sull'altro versante di questa collina, che divide di fatto 2 spiagge. Però prima, questi sì che sono lamponi veri. Guarda qua, che spettacolo, wow. Guarda. Mamma mia. Sono già grossi, Mangia, mangia. Qui c'è anche una scogliera dove c'è il pericolo di caduta, ma l'omino non sembra tanto in pericolo, sembra quasi felice, sembra quasi lanciarsi. E ora andiamo a vedere questo punto panoramico, cercando di non cadere giù dalla scogliera. Wow! Siamo alti, C'è anche chi fa l'arrampicata, free climbing, loro sono già arrivati in cima. Dopo una piccola camminata siamo arrivati sulla spiaggia di Aberdour e ci deve essere una festa, perché in spiaggia non c'è nessuno. C'è uno spillo libero. Spiaggia gremita, ragazzi. E proprio in questo momento è partita la gara con le barche, le canoe, di tutto. Praticamente sono tutte zattere autocostruite, artigianali. Qualcuno è naufragato subito dopo la riva. Non ha guardato Castaway, no. No, stanno incitando dalla spiaggia e qualcuno sta arrivando al traguardo, che è fatto da un paio di barche con le bandiere. Aspettavano i ticket, come noi siamo arrivati sono partiti subito.
Hanno vinto a mani basse, tutti gli altri sono dietro. E oltre alla gara di imbarcazioni sul mare abbiamo trovato anche un'esposizione d'arte. Questo weekend abbiamo letto che ogni negozietto, la chiesa, varie location espongono appunto opere d'arte dei produttori locali. Quindi è molto colorato, è molto vivace, e per quello che c'è anche un sacco di gente. Siamo stati fortunati, no? E non l'avevamo vista, ma alla finestra c'è anche Mary Poppins, con anche i bambini affacciati alla finestra. La cittadina costiera di Aberdore, stiamo facendo un taglio un po' nell'interno, abbiamo lasciato per qualche chilometro, anzi per qualche miglia, ci viene sempre da dirlo in chilometri ma qui sono miglia, la costa appunto, e vogliamo raggiungere una cittadina meglio, insomma, che è molto interessante, una cittadina storica di St. Andrews. Lasciamo ancora una volta la costa che ci eravamo avvicinati, rientriamo nelle verdissime campagne scozzesi. Ed eccoci arrivati ragazzi, siamo a St. Andrews, questa è la spiaggia, un sacco di gente coraggiosa che fa il bagno nonostante il sole stia per tramontare. Noi abbiamo trovato un comodo parcheggio per Charlie, sono tantissimi camper, anche sotto al castello ci sono altri camper. Ora noi ci riposiamo, mangiamo e domattina facciamo una bella passeggiata. La leprotta, guarda la leprotta. Cosa leprotta? Ed eccoci di nuovo qua. Ciao, ben trovati. Nuova giornata. Nuova giornata, decisamente più fresca. Ci vedete belli coperti perché ci siamo svegliati con un tempo un po' bruttino. Sì. Purtroppo oggi, stamattina pioveva proprio, il cielo era completamente grigio, poi se n'è andata la perturbazione ma è rimasto un gran vento come vedete, e è un vento piuttosto fresco. Qua in Scozia lo sapevamo, pur essendo d'estate, che ci sono perturbazioni che vanno, vengono, un minuto c'è il sole, il minuto dopo piove o tira vento, quindi... Infatti, nonostante questo c'è anche chi fa il bagno ed esce in barca. Vabbè, loro hanno una tempra diversa rispetto alla nostra. Attraversiamo questo ponte che si alza per far passare le barche e andiamo dall'altra parte. Guarda come si vede bene l'alta e la bassa marea. In questo caso la bassa marea qui. Siamo appena entrati nel perimetro della cattedrale, che è un edificio purtroppo semi distrutto, ma anticamente era una cattedrale medievale la più grande di tutta la Scozia. Il paese e la cattedrale sono intitolati a St. Andrews, appunto,
che è il patrono, pensate un po', di tutta la Scozia. Da questa prospettiva potete vedere quanto era immensa tutta la cattedrale, si vede bene. Purtroppo, come vi dicevo, ne è rimasta soltanto una parte. St. Andrews, altre note di curiosità, non è famosa soltanto per le sue rovine, ma bensì per altre 3 cose. Una è legata al cinema, c'è una spiaggia proprio qui sotto, vicino alla passeggiata che abbiamo fatto, che si chiama West Sands, e questa spiaggia è stata famosa, è stata set cinematografico del film Momenti di Gloria, il famoso film di qualche anno fa. La seconda cosa per cui è famosa è legata a uno sport, ovvero il golf. Pare che sia qui la patria appunto del golf e che in questa città, visto un campo famoso in tutto il mondo, vi siano state scritte parte delle regole appunto di questo sport. La terza nota, e non per ultima ovviamente, è legata alla cultura, perché all'interno proprio di questa cittadina, seppur piccola, c'è l'università anglofona più antica del mondo, la terza più antica del mondo. È pieno di gabbiani qua, ragazzi, E mentre stavamo facendo le riprese, io non l'ho vista, ma Marta ha assistito a una scena veramente da Hitchcock. Ho sentito un urlo, c'erano 2 signore che passeggiavano con il gelato, una aveva la coppetta e l'altra il cono gelato, appunto con i gusti sopra. Il gabbiano si è fiondato sopra ai gusti del gelato, gliel'ha praticamente mangiati e gli è rimasto in mano il cono. La signora si è spaventata perché ti vedi un gabbiano di queste dimensioni che ti urla contro, perché poi fanno quel suono, e ha urlato anche la signora stessa, quindi si sono girati tutti, poverina, si è talmente arrabbiata che ha buttato in terra il resto del cono e l'ha pestato coi piedi, come dire al gabbiano: ora non mangi più nemmeno questo. E fanno paura i gabbiani, e noi ne sappiamo qualcosa. Sì, ce lo ricordiamo Soprattutto bene, io. soprattutto Fede, che gli ha mangiato mezzo panino. Andate a vedere i video della Bulgaria a Varna, cioè anche noi ci hanno assalito mentre passeggiavamo, anzi eravamo seduti alla panchina, nemmeno ci stavamo spostando. Qui si vede bene tutta la sontuosità della cattedrale. Questo quadrato qui era il chiostro con i giardini all'interno e queste mura sono praticamente il perimetro. Noi adesso stiamo percorrendo il perimetro del chiostro. E che pozzo profondo! Meno male c'è la grata. Degli attacchi. Fregato un altro gelato, il gabbiano, questa volta il gelato con lo stecco. Lo può gustare però, Lasciamo questa collina che in questo momento è piena di vento. Abbiamo la statua di Tom Morris, un grande campione del 1800 di golf. Alla nostra destra abbiamo la famosa spiaggia di cui vi parlavamo prima, ma ora andiamo un po' in centro, perché qui il vento, ragazzi, ci porta via. No, spazza, non ci si sta. Speriamo che ci sentiate bene, E se siete amanti del golf potete anche giocare in questo campo pubblico gratuito, aperto a tutti. Bello, c'è un verde brillante, un tappeto, è curatissimo. Si vede proprio che il golf qui è amore per loro, da tutte le parti. Pensate, abbiamo letto che qui è stato aperto il negozio di golf più antico del mondo. Ovviamente non mancano i negozi di attrezzatura da golf, non mancano gli hotel e tutto quanto riguarda questo fantastico mondo. Le palline da golf e le mazze i vecchi legni, guarda, e anche i campioni della storia. Non ne siamo sicuri, ma probabilmente l'abbiamo trovato. L'insegna recita che sia il negozio più antico del golf in tutto il mondo e noi ci fidiamo di quello che è scritto sulla vetrina. Ci sono anche le vecchie palline da golf dei primi del Novecento, è incredibile. Dovevamo entrare, però purtroppo è chiuso e niente da fare.
Giusto per darvi un'idea, questa sacca da golf, solo la sacca, costa 600 sterline, che sono più di 700 euro credo. E senza contare le mazze da golf tutte in carbonio, Un altro golf shop, tutti i trofei e le palline da golf. Abbiamo anche letto, e c'è la sua foto, che Tiger Woods, il famoso campione, ha ottenuto una gran vittoria qui nell'anno 1995. Nel frattempo sono andate via tutte le nuvole, è uscito un cielo azzurro incredibile. Mai visto così? Anche il vento qui sembra placarsi. Un po' meglio, sì. E ora ci tuffiamo nel centro storico di St. Andrews, perché ci sono ancora da visitare le viette interne, Buongiorno! Buongiorno! Ma buongiorno! Stamani, lasciando St. Andrews, siamo passati proprio a fianco al famoso, mitico, storico campo da golf e troviamo la fase dell'allenamento con tutti i ragazzi che stanno imparando. Lasciamo questa città che ci è piaciuta molto e proseguiamo ancora verso nord. Sempre più a nord, finché non finisce il mondo. Siamo sul ponte lunghissimo che attraversa praticamente questa parte di mare, questo fiordo di fatto, perché sono poi tutte insenature, fiordi, e dall'altra parte la città di Dundee. Sembra di volare. Abbiamo praticamente i gabbiani all'altezza Char. I gabbiani qui che ci fanno compagnia. Basta che non facciano altro. Eccoci ragazzi dalla parte opposta del fiordo. Abbiamo parcheggiato Charlie al parcheggio della Tesco, il supermercato. Abbiamo 3 ore di sosta libera, ma il centro della cittadina è più a 2 passi. Sì, è piccolo, è piccolino. E quindi vogliamo scoprire questa Dundee, che a molti di voi ricorderà un film famoso, il nome. Scrivetelo nei commenti, quale può essere questo film? Quello è il ponte che abbiamo attraversato poco fa, e questa nave palazzo altri non è che un mega museo, il museo di design e di arte per cui è molto famosa la città. Qui abbiamo anche un veliero, ma il motivo per cui la città è famosa è un altro. Anzi, sono 3 i motivi, per dire la verità. La città è famosa per le 3 J, ovvero il giornalismo, jam, che è la marmellata, e la terza J, l'aiuta. youth. Pensate, la marmellata è stata inventata qui. Così dicono. La compreremo. Io vorrei chiedere al nostro amico Tony se è d'accordo su questa esclamazione, che la marmellata è stata inventata qui. Ciao Tony e Luisa, vi salutiamo. Ciao, fateci sapere cosa ne pensate di questa, perché tanto la migliore sarà sempre italiana. Esatto. A nostro avviso, perché ce l'abbiamo anche noi di frutta veramente buona. Magari dopo alla Tesco facciamo un salto a vedere se vendono la marmellata di prodotta Dundee. qua. Però esatto. Vogliamo quella di Dundee, È proprio prodotta qua. Oppure in centro forse troveremo qualche negozio, qualche chioschetto artigianale magari che la vende. Forse è meglio. In questa mappa possiamo vedere benissimo la posizione della città all'interno di questo fiordo. Abbastanza bene, il centro storico è molto piccolo, pensate che la città conta circa 150.000 abitanti. Quindi non è una metropoli, in una giornata a nostro avviso la fate tranquillamente. Da questo lato vediamo meglio il veliero, che però è in secca. E poi non abbiamo capito, questo veliero ha pure una ciminiera, quindi va sia a vela che a motore. Siamo già praticamente in centro, qui abbiamo anche la stazione, che è alla nostra sinistra.
e davanti a noi il corso. C'è da attraversare l'ultimo semaforo e ci siamo. In questa scena c'è un intruso, trovatelo. Marta intanto fa le foto. Qui cosa abbiamo di bello? Abbiamo questo gigantesco edificio che leggevo proprio adesso essere la Caird Hall, ovvero un auditorium internazionale per concerti. Infatti sventolano in alto le bandiere di varie nazioni. E qui intanto vi facciamo vedere questa super mappa. Noi siamo esattamente qui nel centro. Leggiamo in questo pannello informativo che Dundee è stata proprio insignita da parte dell'UNESCO, ancora una volta torna presente, nel 2014 come città del design, dell'arte contemporanea. Quindi è proprio una città che a tutto tondo ha influito tantissimo in questo settore. Ovviamente l'edificio di punta è il VEA, dove potete appunto vedere tantissime di queste invenzioni, tra cui leggiamo proprio in questo pannello le carte dei fumetti adesive nei videogiochi. Gli stickers, i famosi stickers adesivi. Esatto. E altre come appunto la marmellata, la nascita del giornalismo e l'aiuta stessa, che appunto la rendono famosa nel mondo. E qui ragazzi abbiamo questa statua che riproduce uno dei fumetti più famosi di tutta la Scozia, il Desperate Dan. Pensate che questo era l'uomo più forte del mondo, in grado di alzare con una mano sola una mucca, e pensate che per radersi doveva usare la fiamma ossidrica. Stiamo notando che per la città ci sono tantissimi barbieri turchi e in particolare qui addirittura quelli curdi. Noi siamo stati nel Kurdistan, se vi siete persi i nostri video andateli a vedere. E questo edificio con questa meravigliosa scala è un altro museo di arte scozzese. Qui abbiamo la statua di un ingegnere, guardate che palazzi che abbiamo. Storico e moderno, molto, molto ben legati. Qui abbiamo anche questo vecchio tram trasformato in mini bar. E ora andiamo a visitare la cattedrale di San Paolo. Ma questo è un percorso sonoro. Ah.
E adesso ragazzi entriamo all'interno di questo museo prestigioso. Che struttura ragazzi! Tutto fatto a squame, sembrano squame di pesci. Ora saliamo al piano di sopra e poi squame di pesci. Io ho una fame ragazzi che non potete capire. Avete notato, non il paragone? Mamma mia. Le squame col pesce, col cibo, si va sempre lì. Io ho una fame che svengo. Facciamo questa visita e poi andiamo da Ciardi a mangiare. Dal momento che siamo in un luogo di arte e parlavamo di cibo, per rimanere in tema di cibo, anche se non è proprio la stessa cosa, abbiamo un connubio tra il whisky e queste strutture per esibire queste bottiglie in edizione limitata. E guardate che sculture sono venute fuori. Il tutto è nato dalla collaborazione tra la nota marca di whisky Dalmor e una equipe di architetti a livello mondiale. Non siamo mica qui a pizza e fichi, cioè qui c'è... Pizza! Non la nominare la pizza. Vabbè, manca una battuta si può fare, ragazzi. Sono disperata. Io ho fame. Proprio la pizza poi ho nominato, che me la chiede da mesi. Prima o poi gli tocca. Dobbiamo farla su Charlie. All'interno troviamo questa esibizione di abiti tradizionali palestinesi. Visto che è il museo del design, andiamo nella stanza principale con tutto il design scozzese. Come vi dicevamo, qui ritroviamo l'aiuta, che è una delle invenzioni che caratterizzano Dundee. C'è lo schema delle fibre come vanno riprodotte in tessitura e alcuni sacchi dell'epoca, diciamo, perché probabilmente sono nati prima di tutto i sacchi per l'agricoltura. E qui vediamo anche 4 palline da golf che vanno dal 1840 al 2004 e quindi possiamo ammirare tutta l'evoluzione dei materiali utilizzati. Dovete sapere che la Scozia è ricca di canali, di chiuse e questo ragazzi è il primo ascensore al mondo per portare da un livello a un altro le imbarcazioni e viene chiamata la ruota di Falkirk. Qui troviamo anche l'arte del fumetto ragazzi, guardate che spettacolo. Ed eccoci a tavola ragazzi. Dopo oltre 5 km di camminata ci voleva, ci voleva, io ho una fame allucinante. Oltretutto siamo riusciti a trovare anche una marmellata scozzese. Guardate qui, la tipica marmellata scozzese. E che fa? Non la prendi? Ma non scozzese, proprio di qui, di Dundee. E quindi ce la papperemo nelle nostre colazioni. Ora invece ci pappiamo l'avanzo del pollo arrosto di ieri sera con le melanzane grigliate. Buon appetito ragazzi!